Ciao a tutti. Il benching narcisistico rappresenta una forma complessa e dannosa di manipolazione emotiva all'interno delle relazioni, caratterizzato da una mancanza di impegno emotivo da parte del narcisista e da una ricerca costante di gratificazione. Può essere difficile da riconoscere, ma può causare danni significativi alla persona coinvolta. Esaminiamo in modo dettagliato i segnali di allarme che possono indicare la presenza del benching narcisistico. Comunicazione selettiva. Il benching narcisistico spesso si manifesta attraverso una comunicazione molto selettiva. Il narcisista in certi momenti può essere estremamente disponibile e affettuoso, mentre in altri ignora o minimizza la partner. Tale comportamento va a creare una certa confusione e incertezza nella persona coinvolta. Incoerenza emotiva. Il narciso coinvolto nel benching può oscillare tra momenti di intensa affettuosità e periodi di totale distacco emotivo. Tale incoerenza emotiva rende difficile per la partner comprendere a che punto è la relazione. Mancanza di chiarezza sulla definizione della relazione. Il narcisista tenderà ad evitare discussioni e chiarimenti sulla relazione o sull'impegno preso, tanto che la partner si sentirà moralmente destabilizzata. Utilizzare l'altra persona come riserva emotiva. Il narciso vede l'altra persona come una risorsa da utilizzare quando necessita di un'attenzione extra o di un sostegno emotivo e non si preoccupa minimamente del suo benessere o dei suoi sentimenti. La persona in questione diventa un'opzione di riserva, da tirare fuori quando serve, ma da ignorare quando non è necessaria. Manipolare le emozioni. Il narcisista può manipolare le emozioni e le aspettative della partner per mantenere il controllo sulla relazione. Può utilizzare tecniche di lusinga, di manipolazione e di colpa per ottenere ciò che vuole senza offrire un vero sostegno o un impegno reale. Focalizzazione sull'immagine. Il narciso è spesso e volentieri più interessato all'immagine della relazione che al rapporto stesso. Cerca di mantenere un'immagine di successo e di felicità, ma evita di affrontare le vere dinamiche e i problemi sottostanti. Questo può creare una certa distanza emotiva e un senso di illusione nella relazione. Mancanza di empatia. Il narcisista mostra una marcata mancanza di empatia verso i sentimenti e i bisogni dell'altra persona. Può ignorare o minimizzare le preoccupazioni e le sofferenze della partner, concentrandosi solo sui propri desideri e sulle proprie esigenze. Costante bisogno di validazione. Il narciso ha un incessante bisogno di essere ammirato e approvato dagli altri. Utilizza la persona come una fonte di gratificazione per alimentare il proprio ego e per soddisfare il proprio bisogno di sentirsi desiderato e importante. Difficoltà nel prendere decisioni. Il narcisista può avere grosse difficoltà nel prendere decisioni riguardanti la relazione. Può temporeggiare o evitare di affrontare il problema, mantenendo così la persona nella totale incertezza e ansia. Mancanza di responsabilità emotiva. Il narciso raramente si assume la responsabilità per il proprio comportamento o per le conseguenze delle proprie azioni. Solitamente incolpa gli altri per i problemi nella relazione o per i propri fallimenti, senza mai riconoscere il proprio ruolo nel benching e nel danno emotivo inflitto alla persona coinvolta. Ma ecco alcuni dei pensieri che potrebbero attraversare la mente del narcisista durante il benching. Ho bisogno di mantenere il controllo della situazione e delle persone coinvolte. Devo assicurarmi di avere sempre un'opzione di riserva disponibile nel caso di bisogno. La mia felicità e il mio benessere sono prioritari, quindi devo mantenere la situazione a mio favore. Sono così affascinante e irresistibile che le persone continueranno a cercarmi, anche senza impegnarmi emotivamente.
Non voglio impegnarmi troppo perché potrei rischiare di perdere la mia libertà e la mia indipendenza. Devo mantenere l'illusione di una relazione senza dovermi effettivamente impegnare in nulla di serio. Le persone devono continuare a desiderarmi e a cercarmi, indipendentemente da quanto poco o tanto offro in cambio. Non mi interessa veramente cosa prova l'altra persona, l'importante è che io stia bene. Se l'altra persona si sente ferita o confusa è solo perché non capisce quanto sono speciale e importante. Come osa questa persona ignorarmi o mettermi in secondo piano? Sono troppo importante e speciale per essere trattato in questo modo. Devo far capire a questa persona quanto io sia speciale e unico. Forse è solo una fase temporanea. Presto tornerà a darmi l'attenzione che merito. Dovrebbe essere grata solo per il fatto di avermi nella sua vita. È evidente che ha bisogno di me. Devo fare qualcosa per farla tornare nella mia vita. Non posso permettere che questa persona mi tratti in questo modo. Devo farla pentire per avermi messo da parte. Sono troppo irresistibile e affascinante, non può continuare a ignorarmi per sempre. Questi pensieri riflettono l'atteggiamento egoistico e manipolativo tipico del narcisista durante il benching, dove cerca di mantenere il controllo della situazione e delle persone coinvolte, a proprio vantaggio, senza mai preoccuparsi delle conseguenze emotive altrui. Riconoscere questi segnali di allarme è fondamentale per proteggersi da relazioni dannose e manipolative. La consapevolezza dei propri bisogni, dei propri limiti e dei propri valori è essenziale per costruire relazioni sane e appaganti, basate sul rispetto reciproco e sull'amore autentico. Se hai il sospetto di essere vittima del benching narcisistico, è fondamentale che tu chieda supporto psicologico per affrontare la situazione e proteggere il tuo benessere psicofisico. Perché la tua vita non può essere una sorta di gabbia mentale, poiché tu hai il sacrosanto diritto di manifestare i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, i tuoi desideri, le tue passioni, senza che nessuno cerchi di manipolare la tua mente e la tua esistenza. Non puoi permettere a nessuno di calpestarti come uno zerbino. Tu sei una persona unica e speciale, meritevole di amore e di assoluto rispetto. Soltanto tu puoi liberarti da questa morsa terrificante, che non fa altro che devastarti moralmente e farti sentire sempre e solo sbagliata. Allontanati dal narcisista e fai leva sulla tua forza interiore e sulla tua determinazione. Non temere la sofferenza, perché è proprio quella che ti condurrà alla tua rinascita personale. Non dimenticare mai che non sei sola. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.